Oggi vi spiego come fare gli slow motion con la GoPro. Ok, brevemente vi spiego in cosa consiste uno slow motion. Per vedere un video a velocità normale dovremo registrare a 24, 25 o 30 fps. Personalmente vi consiglio i 30 fps. Infatti, superato questo valore potremo rallentare i video. Ciò significa che impostando ad esempio almeno i 50 fps potremo rallentare il filmato. Ora, ho già affrontato il discorso del frame rate in questo video che trovate qui sopra e quindi per questo tutorial vi dico che userò lo standard NTSC 60 Hz che ci permetterà di avere più fps. Quindi, premesso che di base un video a velocità normale lo riprodurremo a 30 fps, significa che se selezioni 60 fps potrò rallentare 2 volte il video. Successivamente troviamo i 120 fps che ci permettono di rallentare ben 4 volte il nostro filmato. Infine abbiamo i 240 fps che ci faranno rallentare il filmato di 8 volte. E dato che mi sono fatto schizzare più volte l'acqua gelida, potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. Se state vedendo questi esempi da un display abbastanza grande vi sarete resi conto delle enormi differenze di qualità dei vari filmati, perché purtroppo bisogna scendere a qualche compromesso. Infatti in media troverete i 60 fps con la risoluzione più alta o comunque con una buona qualità, mentre più aumentiamo gli fps più la risoluzione scenderà. Questo perché la GoPro deve elaborare tantissimi fotogrammi per secondo e non ce la fa a gestirli a massima risoluzione. Infatti nel caso della Hero 11 troviamo i 60 fps in 5,3K, i 120 fps in 4K e i 240 fps in 2,7K. Un piccolo trucco per ricordarsi quanto potremo rallentare il filmato è vedere il numero che appare in questa icona. Infatti ad esempio se selezioni 240 fps comparirà 8x. Se non trovate quest'icona basta che sostituite uno shortcut con la voce slow mo. Purtroppo all'inizio può essere fuorviante perché pensiamo di avere il filmato già rallentato, ma non è così. Infatti la GoPro registrerà il frame rate che abbiamo impostato e dovremo poi rallentarlo in post produzione. Di base infatti se apriamo il filmato su smartphone o PC lo vedremo a velocità normale. Vediamo adesso brevemente come si rallenta il filmato prima su PC e poi su smartphone. Da computer, se usate VLC Media Player, vi basterà premere il tasto menu fino a arrivare alla velocità desiderata, ma lo dovrete rifare ogni volta per ogni filmato. Quindi passiamo su Adobe Premiere. In questo caso la mia timeline è a 29,97 fps, ovvero 30 fps. Quindi una volta importato il filmato, non importa se a 60, 120 o 240 fps, dovremo cliccare con il tasto destro, andare su modifica, interpreta metraggio e cliccare su presupponi a questa frequenza di fotogrammi ed inseriamo i fotogrammi della nostra timeline, ovvero 29,97 e subito il filmato è stato portato al frame rate desiderato. Infatti se lo trascino sulla timeline verrà riprodotto al rallentatore. A questo punto quindi potremo procedere con una normale esportazione. I valori per l'esportazione sono tantissimi, ma in sintesi troviamo una buona base di partenza con il preset Match Source High Bitrate. Qui sopra trovate le impostazioni di esportazione consigliate per YouTube. Adesso invece vediamo rapidamente su GoPro Quick. Dopo aver importato il video alla GoPro clicchiamo sulla matita e selezioniamo velocità, clicchiamo sul più e trasciniamolo fino alla fine della clip. Prima di premere la spunta blu però dobbiamo selezionare la velocità, in questo caso un quarto perché la clip era a 120 fps e quindi la possiamo rallentare di 4 volte e poi clicchiamo sulla spunta in basso a destra e adesso è stato rallentato all'interno dell'app. Possiamo quindi poi esportarlo sullo smartphone per poterlo condividere esternamente. A breve uscirà il tutorial dedicato a GoPro Quick per la guida passo passo per rallentare i filmati e troverete il tutorial qui sopra o in descrizione. In ogni caso ragazzi dovrete progettare in anticipo i vostri slow motion, infatti dovrete sempre registrare a velocità normale e poi impostare il frame rate più alto solo se sapete che volete rallentare quella clip. Sulla Hero 11 la miglior qualità la otteniamo a 60 fps in 5,3K, ma lo slow motion è minimo, quindi lo step successivo sono i 120 fps in 4K che a mio avviso sono il miglior compromesso. I 240 fps invece sono fantastici, ma ci sarà un drastico calo di qualità perché sono registrati in 2,7K, quindi andrebbero usati solo per situazioni dove sta succedendo qualcosa di epico. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per il corso completo dedicato alla GoPro Hero 11 e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate degli slow motion. Ma se ancora avete qualche dubbio sul frame rate vi consiglio di dare un'occhiata a questo video.